Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Sono lieto di contribuire a questa meravigliosa iniziativa. Tanto più che l'argomento su cui mi avete invitato a parlare è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, cioè il rapporto tra il processo educativo e la tecnica, le tecniche e la tecnologia. Piccola osservazione linguistica, ovviamente si parla e si discute anche, in alcuni casi animatamente, se è meglio parlare di educazione, istruzione, insegnamento, formazione, eccetera. Sono consapevole delle connotazioni di ciascuna di queste parole e della lunga storia che ci sta dietro nella lingua italiana. Ho scelto però la parola educazione in maniera consapevole perché voglio parlare soprattutto all'inizio di questo mio breve contributo del rapporto interpersonale che a mio avviso è al cuore del processo educativo, cioè del rapporto tra un docente e un discente, quindi qualcuno che sa, che insegna e qualcuno che impara, tra un maestro e un allievo, tra un professore e lo studente. Questo rapporto interpersonale è, a mio avviso, del primo messaggio che voglio condividere con voi, questo rapporto interpersonale è al cuore del processo educativo. E mi sembra importante sottolinearlo prima di iniziare a parlare poi del ruolo che hanno, anzi di sicuro, inevitabilmente, le tecniche e la tecnologia. È un rapporto interpersonale che è asimmetrico. Sottolineo questa parola perché c'è un po' una tendenza in questi ultimi anni a considerare gli insegnanti come fossero delle specie di compagni di giochi, di facilitatori, di intrattenitori degli studenti. Non è così. Il docente, il professore è qualcuno che ha dedicato la sua vita alla conoscenza e che ha letto più libri, potremmo dire così, un po' icasticamente, che ha pensato di più e quindi è oggettivamente in una posizione più autorevole rispetto agli studenti. È un rapporto in presenza, quindi nel mondo ideale a cui speriamo di tornare molto presto, finita questa pandemia, è un rapporto che avviene tra esseri umani fisicamente presenti, e fisicamente presenti tra l'altro non in uno spazio qualsiasi, ma in uno spazio dedicato al processo educativo, che è l'aula universitaria, la classe, uno spazio pensato appositamente per quello, uno spazio tra l'altro protetto da intrusione del mondo esterno, protetto da distrazioni, pensato proprio per quello, ed è tutt'altro che una cosa secondaria. Bene, parliamo di rapporto interpersonale, ve l'ho messo così direttamente così sul tavolo immediatamente, e qualcuno potrebbe pensare, ma il professor De Martini sì, forse sta pensando alla Grecia classica, ai tempi antichi, quando c'era soltanto l'oralità e quindi ci si sedeva in un boschetto, gli studenti accovacciati per terra e davanti a loro Platone o Socrate che insegnava, ma poi con l'arrivo dei supporti su cui era scritta la conoscenza, quindi supporti fisici, manoscritti, eccetera, di sicuro questo è cambiato, no? E in particolare, forse qualcuno potrebbe aggiungere, soprattutto quando, dopo l'invenzione di Gutenberg, poco più di mezzo millennio fa, abbiamo cominciato ad avere milioni, e poi decine di milioni, e poi centinaia di milioni di libri, che prima erano rari e preziosi, che invece, dopo l'invenzione di Gutenberg, sono diventati progressivamente sempre più disponibili e anche economicamente accessibili. Ebbene, nonostante sia passato mezzo millennio dall'invenzione dei libri stampati, il rapporto interpersonale è rimasto fondamentale. Qualcuno lo disse all'epoca, ma con l'arrivo di così tanti libri non ci sarà più bisogno, soprattutto a livello universitario, si diceva allo studente universitario che ormai è un adulto, si leggerà i libri, che bisogno c'è dei professori. Ebbene, non è successo così, e non è successo così per un semplice motivo, e vado direttamente alla risposta così un po' brutalmente, perché le alternative, che pure sono state pensate, proposte, in alcune casi anche sperimentate, e anche con dovizia di mezzi, anche in tempi più recenti, con tecnologie più potenti, molto semplicemente non hanno funzionato. E non funzionano. Poi per il futuro chissà, ma fino adesso è così, non hanno funzionato. E quindi quando qualcuno dice così con un tono un po' di disprezzo, guardiamo una qualsiasi classe universitaria o elementare ed è come 100 o 200 anni fa, e implica una sorta di disprezzo, come dire guarda come sono rimasti retrogradi, è tutto pronto per essere cambiato, ebbene in realtà non sanno la storia dell'educazione e dell'istruzione, perché se la sapessero non direbbero una cosa simile, si renderebbero conto che in realtà di prove di vario tipo sono state fatte negli Stati Uniti, in Europa, e semplicemente appunto non hanno funzionato. Non hanno funzionato perché il rapporto interpersonale
e si è rivelato fondamentale non soltanto dopo l'avvento del libro stampato, ma neanche successivamente con tecniche, come dire, che coinvolgono altri sensi e molto potenti, come il cinema, poi il grammofono, la radio, la televisione, poi il computer. Badate che il computer viene usato in ambito educativo già negli anni 60 del Novecento e poi ovviamente mano a mano che diventa più potenti, più piccoli, più portabili, fino ad arrivare ai giorni d'oggi. Ebbene, il rapporto interpersonale è rimasto, ed è rimasto non per una difesa, come dire, corporativa degli insegnanti e dei professori, ma principalmente perché si è visto che funziona meglio. La grande maggioranza degli esseri umani impara meglio se interagisce con un essere umano, interagisce con un maestro, interagisce con una professoressa. E in estrema sintesi la ricerca ci dice che funziona meglio perché interagendo in maniera strutturata tutti i giorni, eccetera, lo studente medio si scoraggia di meno, si sente più coinvolto. Con l'interazione col docente gli si può accendere una scintilla e quindi un interesse che poi magari rimarrà per tutta la vita. E poi andando proprio nei contenuti, perché il docente ci aggiunge del suo, non è semplicemente una lettura di un testo. Il docente, il bravo maestro fa delle sintesi, fa dei collegamenti, fa dei riferimenti all'attualità, spiega ovviamente magari passaggi particolarmente difficili, fa delle sue osservazioni originali perché il maestro, il professore è uno studioso anche indipendente, può aggiungere qualcosa di proprio specificamente suo e originale e questo viene apprezzato dagli studenti. E badate che ci sono anche poi degli effetti non soltanto cognitivi, quindi non soltanto relativi proprio all'atto di imparare cose, ma anche degli effetti sulla persona. Perché quando il rapporto interpersonale funziona, quindi quando si entra in risonanza tra docenti e studenti, per esempio si può avere un effetto sull'autostima dello studente importante, cioè l'interazione che funziona col docente può aumentare la fiducia nelle proprie capacità, può essere un docente che trova il modo di farmi capire ma sì, ce la posso fare, invece di scoraggiarmi e lasciare perdere o magari addirittura abbandonare gli studi. Quindi è un effetto che non è cognitivo, ma è un effetto, come dire, caratteriale sullo sviluppo psicologico della persona. E poi non parliamo dei rapporti interpersonali con gli altri studenti, che sono anch'essi molto importanti, quindi non soltanto il rapporto, se volete, verticale tra docente e discente, ma anche il rapporto orizzontale con gli altri studenti, che interagendo con loro imparo la socialità, imparo a confrontarmi con loro, imparo ad ascoltarli, imparo a collaborare, imparo a dare del mio meglio per essere, come dire, in maniera sana, far vedere quanto valgo, quindi non competere per sconfiggere, ma la giusta ambizione di far vedere anche ai miei compagni e non soltanto al docente di cosa sono capace. Tutto ciò detto, tutto ciò messo bene in evidenza e al centro, ciò detto, il rapporto docente-discente sicuramente è anche un rapporto tecnico, dove le tecniche e anche proprio la tecnologia intesa come strumenti hanno un ruolo e possono avere un ruolo estremamente importante. Okay? Quindi non c'è il messaggio non è quello che conta è semplicemente due persone che interagiscono, perché anche nel semplicemente le due persone che interagiscono, anche l'ipotetico Platone nel boschetto della Grecia classica sta usando delle tecniche, aspetti tecnici di vario tipo. Partiamo dall'ambiente, quindi il boschetto nel caso di Platone, ma venendo ai nostri tempi, ormai da secoli, l'aula. L'aula è un aspetto tecnico, l'aula sarà conformata in un certo modo, avrà un certo tipo di luce, avrà, aspetto molto importante, molto sottovalutato, una certa acustica, il docente poi sarà posizionato in un certo modo rispetto agli studenti e tutto questi sono aspetti tecnici che possono avere un impatto molto grande sull'efficacia del processo educativo. E poi c'è il docente che nel momento in cui comincia a insegnare e interagire con gli studenti nelle varie modalità, può fare una lezione, la classica lezione cattedratica, può interagire invece con gli studenti, può seguire un metodo socratico, a seconda di quello che decide di fare, che già queste sono tutte tecniche differenti, e poi comunque c'è in primis la voce. La voce, la tecnica vocale ha un aspetto molto importante, quindi la prosodia, la maggiore o minore teatralità, l'efficacia della sua voce, poi gli sguardi del docente. Gli sguardi sono importanti, specialmente per creare momenti di risonanza con i propri studenti, la gestualità delle mani e poi il movimento, il corpo che si muove, lo studente, il professore può camminare, può restare fermo, e tutto questo ha un impatto e contribuisce, sono tutti aspetti tecnici, sono delle tecniche che utilizzano,
c'è la componente teatrale sicuramente nel processo educativo. Ma non è soltanto il corpo del docente o l'ambiente in cui si trova il docente e gli studenti, quindi l'aula. Possono anche proprio esserci degli strumenti, quindi proprio delle tecnologie che il docente nella sua libertà professionale ritenga utile. Okay? Non c'è nessuna preclusione. Se il docente ritiene di aver bisogno di un determinato strumento, nella sua libertà può decidere di utilizzarlo. Vi faccio un esempio che viene adesso pensato come proprio l'esempio, il non plus ultra della vetustà di certe soluzioni tecnologiche in ambito educativo. Un esempio di circa 200 anni fa. Circa 200 anni fa, quindi nella prima metà dell'Ottocento, nelle scuole di Europa e Stati Uniti, viene fatto un cambiamento tecnologico molto importante. Viene introdotta la lavagna. Prima d'allora non c'era un mezzo con cui il docente potesse far vedere, scrivere una parola, scrivere una frase, declinare un verbo, fare una dimostrazione matematica. Il docente parlava, dopodiché poteva girare tra i banchi e vedere quello che scrivevano i vari studenti. Ebbene, viene introdotta la lavagna all'epoca viene percepita come una straordinaria innovazione di grandissimo beneficio per il processo educativo. Quindi quella che adesso sembra un esempio della conservazione della famosa lavagna con i gessetti, invece è stato un esempio di grande innovazione tecnologica. E questa innovazione tecnologica chiaramente poi col passare del tempo, in questi 200 anni di rivoluzione industriale, di grande progresso della tecnologia, si sono aggiunti moltissimi altri strumenti. Adesso, venendo oggi, un insegnante può tranquillamente far ascoltare dell'audio, quindi della musica, dei discorsi celebri, eccetera, può far vedere dei video, che siano film o documentari, eccetera. Ovviamente poi possono esserci dei laboratori per la chimica e la fisica, e venendo proprio alla contemporaneità posso avere uno schermo connesso, un grande schermo connesso a internet con tutto l'incredibile quantitativo di cose che posso far vedere su uno schermo connesso a internet, da fonti primarie storiche, appunto video, audio, eccetera, eccetera. Poi posso avere una stampante 3D e produrre addirittura degli oggetti tridimensionali. Insomma, la quantità di strumenti a disposizione per il docente è enormemente cresciuta. Più le tecnologie lato studenti, che quindi oltre a carta e la penna, la matita, badate che anche la matita fu un'innovazione tecnologica tutt'altro che trascurabile nell'Ottocento, adesso ovviamente possono avere computer, smartphone, tablet, eccetera, eccetera. Allora, tutti questi strumenti dobbiamo guardarli senza pregiudizio, nel senso che non c'è nulla di intrinsecamente come dire, nocivo o negativo. Sono strumenti, questi strumenti hanno determinate caratteristiche che vanno valutate in maniera assolutamente spassionata nei loro aspetti positivi e nei loro aspetti negativi, e non devono essere caricati quindi né di pregiudizi negativi ma neanche di aspettative esorbitanti. Il mero fatto, come si sentiva dire un po' in tutti i paesi europei e in Nord America fino a qualche anno fa, che la mera introduzione non so, di tablet avrebbe prodotto chissà quali risultati educativi, non è così. Quindi molto laicamente bisogna guardare questi strumenti e valutarli, perché insegnare è difficile, non è riducibile ad alcuna formula, non c'è nessuna formula per garantire un esito positivo del processo educativo. Non esistono panacee di nessun tipo, men che meno tecnologiche, perché insegnare è un rapporto interpersonale ed è un rapporto che lato docente potremmo chiamare un'arte, in tutto lo splendore di questa parola così antica, è un'arte. Al centro della quale rimane appunto, come vi dicevo all'inizio, il rapporto interpersonale tra maestro e allievo, tra professore e studente. E badate, lo sottolineo ancora una volta, uso apposta le parole insegnante, professore, maestro, non un facilitatore, non un intrattenitore, non un compagno di giochi che gira per i banchi con bambini che guardano il tablet e magicamente avremo un risultato educativo. Quindi tecniche sicuramente, tecnologie certo anche sicuramente, ma con al centro il maestro, il professore inteso come professionista, che è consapevole, e qua c'è sicuramente un gap da recuperare in molti casi di docenti che sono rimasti, come dire, che non hanno fatto lo sforzo di conoscere tutti gli strumenti che avrebbero teoricamente a disposizione, un professionista che decide liberamente quali tecniche usare a seconda dell'argomento, a seconda del momento, a seconda della classe che ha davanti. Tecniche che spaziano appunto dall'uso della voce di un certo tipo a andare a vedere una determinata fonte primaria su internet utilizzando un grande schermo.
libero. I migliori professori, i migliori insegnanti, la ricerca ce lo dimostra, è quello che ha a disposizione vari strumenti, varie tecniche educative e sceglie momento per momento la più adatta per garantire, o meglio, per massimizzare la probabilità che il processo educativo abbia successo. Ecco, questa è in estrema sintesi come vedo questo rapporto tra processo educativo, insegnamento, formazione e tecniche e tecnologie. Quindi un rapporto che vuole essere il più possibile aperto, che non venera la tecnologia, idolatra la tecnologia in quanto tale, ma neanche la rigetta a priori. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento.